Sono accanto ad uno dei capolavori della ceramografia attica, è un'emozione vedere così da vicino una delle più importanti raffigurazioni del mito dei sette contro Tebe, una delle leggende più importanti dell'antichità greca, carica di significati ideologici, particolarmente cara al mondo greco del V secolo a.C. Questo cratere è stato rinvenuto nel 1926 nella tomba 579 di Valle Trebba. Siamo nella prima fase degli scavi. Non era comune trovare quasi integralmente conservato un monumento come questo, fragile ma così comunicativo ancora oggi dopo più di 2500 anni. È attribuito al pittore di Bologna 279, il nome non rende l'idea della capacità di questo ceramografo che si è confrontato con un tema che era andato alla ribalta all'indomani della vittoria dei Greci contro i Persiani nelle guerre persiane, quelle descritte da Erodoto, una vittoria che aveva visto trionfare i Greci contro il barbaro invasore orientale. Non tutti i Greci però erano stati uniti in questa battaglia, alcuni si erano schierati dalla parte sbagliata, i Tebani si erano collocati a favore dei Persiani e tutto questo sarà rappresentato nelle pitture realizzate all'interno del tempio di Atena Areia a Platea, dove si voleva comunicare l'idea del fratricidio che i Tebani avevano commesso a danno degli altri greci, evocando quella che è stata una guerra fratricida per eccellenza, quella tra Eteocle e Polinice, che in presenza di Edipo, lo vediamo qui, si contendono il regno di Tebe lasciato dal padre perché Eteocle non aveva voluto cedere il trono allo scadere dell'anno che gli era destinato come regno al fratello Polinice, il quale si reca ad Argo dal re Adrasto, chiedendo di mettere su una schiera di guerrieri, un esercito per riconquistare il suo trono. I due fratelli si scontreranno di fronte alle mura di Tebe, tutti e due soccomberanno l'uno contro l'altro armati, di fronte agli occhi della madre Giocasta e del padre, figlio di quella madre Giocasta che aveva dato alla luce questi due figli maledetti. Gli altri guerrieri sono qui raffigurati nell'atto di combattere, distinguibile solo uno di essi, Anfiarao, qui alla base del vaso, l'indovino prossimo ad un destino divino per la sua capacità di pronosticare il futuro. Era venerato quasi come un dio nel V secolo a.C. e qui lo vediamo nel momento in cui sprofonda nel ventre della terra, lui che aveva previsto il destino funesto di questa battaglia. Si vedono i 4 cavalli e colui che li guidava nel mentre scompare. Gli altri guerrieri non sono facilmente riconoscibili, vi era sicuramente Tideo, Capaneo, li conosciamo attraverso una straordinaria raffigurazione in ambito etrusco, quella dell'altorilievo di Pirgi, che mostra il terribile atto crudele e barbaro di Tideo che in punto di morte divora il cervello attraverso il cranio di Melanippo, venendo destinato alla morte per colpa di questo atto scellerato. Atena doveva dargli l'immortalità, era pronta a fargliela bere attraverso un'ampolla, ma lo scopre in un atto brutale da cui si ritrae disgustata e la sua immortalità passerà al figlio Diomede. Capaneo, l'altro eroe, sta per superare le mura di Tebe, bestemmia, appare Zeus e lo fulmina. Diomede è fra coloro i quali beneficiano della sorte funesta di Tideo conseguendo l'immortalità, lui si trasferirà in Occidente, sarà venerato lungo l'Adriatico e considerato addirittura il fondatore di Spina e probabilmente è da riconoscere fra questi
personaggi. Secondo le interpretazioni più recenti accreditate di questo vaso, su quest'altro lato ci troviamo di fronte agli epigoni, i figli dei 7 che riusciranno a conquistare finalmente Tebe, ricevendo il premio a distanza di una generazione. Diomede, fuggito in Occidente, fonderà Spina ed altre città secondo una tradizione. Qui li vediamo un attimo prima però del loro trionfo. Vanno da Atena e hanno uno scopo, quello di dare giusta e onorata sepoltura ai loro padri, cosa che avverrà sul suolo sacro di Eleusi per l'intercessione del re di Atene, Teseo, che è riconoscibile qui in questo guerriero con lo scudo che rappresenta una mazzonomachia. Atene troneggia in questo messaggio ideologico che è un inno alla civiltà contro la barbarie, è un appello a non essere fratricidi, a rispettare le norme della giustizia e del vivere civile. Alla fine gli epigoni trionfano e sono celebrati in tante opere della tragediografia, tra le quali l'Eschilo dei 7 contro Tebe, rappresentati 10 anni prima di questo capolavoro, 10 anni circa, che si data alla metà del V secolo a.C. ed è ancora pulsante delle sue innumerevoli storie.